Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato della Sibilla italiana e della Sibilla Lenormand. E poi vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana. Le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con l'uomo o il gentiluomo che ci portano un'energia di forza, di determinazione, anche di coraggio per certi aspetti. Quindi sia potremo avere a che fare con una persona, una figura maschile o comunque una persona molto forte, di sostegno, di fiducia, ovviamente essendo una stesa generica, magari lo vediamo e lo possiamo vedere nel corso della lettura. Potrebbe essere un'indicazione principale e generale, cioè nel senso che magari è una carta che vi consiglia di essere molto chiari, molto decisi e di procedere come avete pianificato e pensato alcune cose. C'è una bella spinta, ci sono anche delle novità, bellissima carta della cicogna perché parla proprio di novità, di cambiamenti, di cose che si muovono. A muoversi potremmo essere anche noi, perché ci parla di spostamenti, di partenze, ritorni, trasferimenti, eccetera, e non solo, anche di notizie e nuovi incontri. A proposito di nuovi incontri, c'è anche il giardino che ci parla di queste eventualità, di riunioni, di incontri, di nuove conoscenze, di situazioni di allegria, può essere un invito, un festeggiamento, un qualcosa che ci porta a socializzare, ad aprirci anche a nuove situazioni. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Andiamo a vedere per le coppie, ovviamente alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, poi vedremo i single. Il Bucaneve, Viola e la rosa di Natale ci parlano di una situazione abbastanza stabile per certi aspetti, perché se c'è qualcosa che non va o c'è una fase in cui si mettono da parte alcune cose e si cerca di andare a privilegiare serenità, ad accogliere magari anche dei nuovi stimoli. È la viola che fa pensare che alcune cose rimangono comunque un po' ferme perché c'è quel pensiero fisso, c'è quel dubbio, ci sono alcune cose ancora da sistemare, altre magari hanno bisogno di tempo, quindi è vero state procedendo, però nel frattempo ci sono comunque, come vi dicevo, queste novità e possono essere tante circostanze, adesso non voglio ripetermi, come abbiamo visto, comunicazioni, notizie, inviti, feste, nuove conoscenze e cose che migliorano soprattutto se magari avete dei progetti da realizzare, non solo nel corso della settimana, anche per il futuro. Per i single queste carte vogliono dirvi che probabilmente quelle novità possono sia essere rappresentate da sviluppi di situazioni precedenti o quelle in corso d'opera e possono essere anche sviluppi positivi vedendo alcune cose perché c'è interesse, c'è un dono, un atteggiamento comunque positivo, si può trovare
una buona intesa, c'è anche una possibile sorpresa, una proposta inattesa, quindi in senso lato sì, è vero, un invito, una comunicazione, qualcuno che si fa sentire. Quindi sia, come dicevo, proprio vecchi sviluppi di situazioni, anche quelle in corso, e novità. Questo è vero perché effettivamente è dominante questo aspetto della novità proprio in tutta la lettura. E adesso vediamo proprio la parte più pratica del lavoro e delle finanze. A proposito di novità, vedete questa felice coincidenza dove c'è la cicogna vicino e c'è il bambino, quindi le novità possono riguardare il bambino nelle questioni proprio pratiche, lavorative, del denaro, eccetera, indica entrate, aumento, un aiuto, un'evoluzione, un miglioramento proprio in senso lato delle finanze. Anzi, con consonante sorpresa, io direi che c'è pure un qualcosa che va al di là delle vostre aspettative e il miglioramento interessa anche quelle situazioni più difficili e complesse. Mettiamoci qualcosa sul lavoro, oppure se ci sono delle cose a livello burocratico che finalmente si risolvono o si sbloccano, possiamo ricevere delle risposte, magari anche possibili investimenti possono andare a gonfie vele. Se li avete già fatti precedentemente, allora c'è un netto guadagno e miglioramento, oppure se lo state valutando, secondo me queste carte possono favorire tutte le nascite, tra virgolette, di nuove idee, nuovi progetti, quindi novità in senso lato. E che dire, ovviamente sono positive anche per chi è alla ricerca di lavoro. Queste indicano sia delle risposte positive, sia delle sorprese, delle cose inaspettate, magari può essere una proposta, può essere diciamo una richiesta, un contratto, una fortuna in senso lato, magari anche delle persone che vi aiutano. Quindi direi che abbiamo proprio delle bellissime energie che andranno a svilupparsi in questa settimana e secondo me porteranno anche novità nel prossimo futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!